Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole vediamo insieme come configurare l'app di OpenHub su Android. Così andiamo a completare il discorso della sitemap agganciando l'app Android proprio alla nostra istanza di OpenHub sulla quale abbiamo creato la sitemap di test. Vedremo insieme sia l'aggancio all'OpenHub in locale, quindi quando il nostro telefonino, il nostro smartphone è collegato alla stessa rete dove gira OpenHub, e poi vedremo come configurare OpenHub per far sì che sia raggiungibile anche dall'esterno tramite il suo binding nativo del cloud. Passiamo direttamente sullo smartphone. Uso un vecchio smartphone dove non ho installato ancora OpenHub, così possiamo fare la procedura insieme. Allora, la prima cosa da fare è andare sul Play Store, cercare OpenHub e installarlo. Poi lo apriamo e se siamo fortunati lui, dopo una piccola introduzione che adesso saltiamo, lui dovrebbe trovarci sulla rete locale gli eventuali server OpenHub presenti. Infatti nel mio caso li ha trovati, ne trova due perché trova sia l'HTTP che l'HTTPS, e vedete che mi chiede già quale sitemap voglio utilizzare tra quelle che sono installate sull'ambiente. La demo è quella che abbiamo usato noi nei video precedenti e vedete praticamente è già tutto configurato. Adesso io vado a eliminare il server in modo tale che facciamo l'operazione da zero nel caso in cui non dovesse venire trovato il server in automatico. Quindi nel caso partiamo con OpenHub pulito, andiamo su impostazioni, facciamo aggiungi server, nome del server possiamo lasciare OpenHub, nel locale andiamo a mettere l'indirizzo IP del nostro Raspberry sulla porta 8080. Utente password possiamo non metterli perché nell'ambiente locale normalmente non si usano e lasciamo pure così. Per adesso accettiamo il server e andiamo a vedere se ci trova qualcosa. Perfetto, siamo tornati al punto di prima. Magari scelgo la sitemap, quella ufficiale che sto usando io, in modo tale che ci sia un pochino più di roba. Quindi in questo modo noi siamo agganciati all'istanza di OpenHub che sta girando appunto sul nostro Raspberry. Come vedete possiamo, oltre che scegliere delle sitemap, andare a vedere direttamente la main UI, cioè l'interfaccia principale di OpenHub, che è la stessa che normalmente vediamo da interfaccia web. Io sul telefono preferisco utilizzare la sitemap perché la trovo molto più leggera e anche un pochino più ordinata. Andiamo a vedere altre impostazioni che possiamo avere nell'app. A parte avere più server OpenHub, nel caso abbiamo più istanze che girano, possiamo gestirle in parallelo e switchare dall'una all'altra. Poi abbiamo la modalità compatta che serve a rendere un pochino più più vicini gli oggetti in modo tale che nella pagina ci stia più roba, però ovviamente diventa tutto un pochino più addossato, più vicino. Possiamo decidere se vedere o non vedere le icone, anche se secondo me senza icone non è bellissimo, io le lascerei. Questo flag scala le immagini per adattarle allo schermo, permette di gestire l'interfaccia responsive, quindi sugli smartphone è meglio lasciarla selezionata. Poi abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire la scala del grafico, ma io lascerei tutto di default. Grafici in alta risoluzione, nel caso in cui l'applicazione dovesse risultare troppo lenta quando ci sono i grafici, si può togliere questo flag per renderizzare i grafici con una risoluzione un po' più bassa e farli diventare quindi un pochino più leggeri. IT comando UI serve per controllare la sitemap utilizzando un item che è di tipo stringa che può ricevere dei comandi. Questa stessa impostazione la si può usare anche per la main UI, magari si può automatizzare la navigazione della sitemap, quindi far cambiare pagine in automatico oppure inviare delle notifiche eccetera, tutto scritto sulla documentazione. Magari facciamo poi una sessione dedicata a questa impostazione. Poi abbiamo la possibilità di scegliere quando apriamo l'app se utilizzare le sitemap come pagina iniziale
Hub Panel, che è un'altra applicazione che permette di gestire dei pannelli per dispositivi mobile, la Main UI e il Frontail, che sarebbe la visualizzazione dei log. Noi lasciamo ovviamente sitemap. Voci del menu laterale, possiamo decidere cosa vogliamo far apparire nel menu laterale dell'applicazione. Ad esempio, se metto mostra tutte le sitemap nel menu laterale, vedete che prima non apparivano, adesso mi appaiono tutte le sitemap presenti su OpenHub. E quell'impostazione che abbiamo visto prima permette appunto di decidere se visualizzare o meno queste voci di menu che ci sono sotto le sitemap. Poi abbiamo modalità chiara o scura, io normalmente uso la scura, che è anche un pochino più elegante, schema colori predefinito del dispositivo oppure quelli del Basic UI, ma cambia poco. Possiamo far sì che lo schermo non si spenga, questa è un'opzione abbastanza utile, mentre c'è OpenHub, l'applicazione OpenHub in esecuzione. Ad esempio, se noi la lasciamo attiva e non la tocchiamo, in questo modo il display non si spegne e quindi la possiamo sempre vedere anche da lontano. Schermo intero, se vogliamo eseguirla a schermo intero per far sparire tutte le altre notifiche, icone che ci sono in Android. Impostato per avvio, e se vogliamo far sì che quando parte lo smartphone venga avviato subito OpenHub. Questo serve se la stiamo usando su un dispositivo che utilizziamo come pannello di controllo di OpenHub, e quindi tutte le volte che lo riavviamo OpenHub parte in automatico. Le notifiche le possiamo attivare solo nel momento in cui attiviamo la connessione remota, e questo lo vedremo in un video successivo. Poi abbiamo la possibilità di inviare le informazioni del dispositivo al server, quindi possiamo inviare ad OpenHub alcune informazioni del dispositivo su cui sta girando l'app. Quindi possiamo inviare informazioni ogni tot oppure in base a cambiamenti di stato, e possiamo inviare ad esempio il livello della batteria, lo stato di ricarica, il nome del wifi e della modalità do not disturb. Diciamo che sono utili queste soprattutto a livello di batteria, perché noi così possiamo controllare anche l'alimentazione del dispositivo in funzione dello stato della sua batteria. Poi abbiamo il tipo dispositivo, che è un qualcosa che torna utile quando si inviano le informazioni del dispositivo al server, perché possiamo inviare le informazioni a degli item di OpenHub aggiungendo un prefisso relativo a questo specifico dispositivo al nome dell'item. Oppure possiamo, nel caso avessimo i comandi vocali attivi su OpenHub, identificare questo dispositivo con un particolare nome. Un'opzione utile è questo tile per configurazione veloce, che ci permette di configurare delle scorciatoie, quindi delle azioni rapide da utilizzare direttamente dalle azioni presenti nella barra in alto di Android. Facciamo un esempio veloce: riquadro 1, lo abilitiamo e ad esempio facciamo sì che si gestisca la luce dello studio. Quindi io associo all'item della luce dello studio, li metto come azione alterna, quindi accende e spegne tutte le volte che lo schiaccio, lo salvo, vado a vedere qui nella barra in alto di Android, nella personalizzazione, vedete che mi appare l'iconcina luce studio, che se clicco si spegne la luce e se clicco si riaccende, e quest'icona me la posso anche poi spostare nella parte in alto, ad esempio come prima opzione, in modo tale da avercela sempre a disposizione. È effettivamente una funzione molto utile e ho 12 riquadri a disposizione. Poi abbiamo la possibilità di gestire il blocco dello schermo quando l'app è in esecuzione o meno, una modalità di risparmio dati per consumare meno batteria nell'esecuzione delle sitemap, e poi tutta una serie di opzioni relative alla risoluzione dei problemi, tipo svuota cache per far sì che l'applicazione riparta pulita, i log, eccetera eccetera. Quindi questa è stata una carrellata un po' di tutte le impostazioni. Al momento noi abbiamo configurato la nostra applicazione OpenHub per visualizzare il nostro server locale.
Quindi per questo video possiamo fermarci qui. Abbiamo configurato l'applicazione OpenHub per visualizzare la nostra istanza locale di OpenHub, abbiamo fatto una carrellata delle diverse opzioni e in un prossimo video andremo a vedere la configurazione dell'applicazione per connettersi al nostro OpenHub da remoto. Abilitando questa opzione poi potremo ricevere anche le notifiche appunto di OpenHub direttamente sullo smartphone e ci potremo ovviamente connettere ad OpenHub da fuori casa, quindi non collegati alla stessa rete dove gira il server OpenHub. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!